Il caso millimetrico di La Nona Elica. Big Bang. Dicono che tutto parte da lì. Un cavolo di esplosione e come per magia si forma l'universo. Un'eccezionale premessa che di scientifico ha meno di zero per finire con postulati ancora più assurdi. Velocità, distanze e formule astruse di un sistema nato dal caso e per caso, eppure misteriosamente governato da un ordine di precisione millimetrica. È un tipo particolare di caso, il cosiddetto caso millimetrico. E caso vuole che ogni fenomeno attribuito a questa particolarissima forma di ordine non sia sottoponibile ad alcuna prova empirica, ma riesca ad avere teorizzazione e spiegazione solo su una lavagna o sulle pagine di un libro della scuola dell'obbligo. È scienza o perculamento? Non esiste, non è mai stato fatto, non risulta da nessuna parte, e quando dico nessuna è proprio nessuna, un esperimento in cui l'acqua aderisca ad una superficie esterna curvandoci sopra. Ripeto, che l'acqua possa curvare attorno ad una superficie esterna e per giunta in rotazione esiste solo nella testa degli ipnotizzatori e degli ipnotizzati. Se curva è perché è posta all'interno di un contenitore, non all'esterno, ed ha mirabile proprietà di rimanere sempre e comunque a livello. Ma potete fare così. La prossima volta che mettete a cuocere gli spaghetti, provate ad infilare l'acqua nella pentola capovolta, salterete il pranzo o almeno i carboidrati del primo. Quando dovete farvi il prossimo caffè, non versatelo nella tazzina, mettetela sopra e poi procedete. Ci guadagnerà la vostra pressione. Anzi, al posto del solito macchiato freddo o schiumato, lungo, doppio, decaffeinato, chiedete al banco il vostro caffè extra. Extra che? Spiegateglielo che lo volete extra tazzina, cioè versato non dentro la tazzina, ma sul fondo della tazzina capovolta. Il vaffanculo è il minimo che vi siete assicurati e ve lo meritate tutto. Cioè, hanno inventato apposta l'imbuto per infilare i liquidi dentro le bottiglie, non fuori. Se la vedete in modo differente, forse siete ancora ubriachi dall'ultima bevuta. Quindi, ripetete con me. L'acqua non curva, ma prende sempre la forma del suo contenitore e rimane sempre a livello. Fuori dal contenitore scivola e fa casino dappertutto. Idem per il gas. Non esiste, non è mai stato fatto, non risulta da nessuna parte. Quando dico nessuna è proprio zero assoluto, un esperimento in cui possa esistere una qualche pressione senza contenitore. Uno in grado di sconfessare questa affermazione nella realtà, in un laboratorio dove volete, neanche cercarlo col lanternino, anche perché basta la sola affermazione che esiste pressione senza contenitore perché uno sia preso per quello che effettivamente è, un coglione. E come diceva Oronzo Canà ai suoi tifosi che lo portavano in gloria, ma inavvertitamente sollevandolo gliene avevano afferrato uno, gli farebbe pure molto male. Pensate a ciò che volete. L'unico esempio che potrete fare è l'atmosfera. Non c'è problema, ipotizziamo che ci sia una cupola. Ovvio che il credente prenderà per culo, crederà al delirio credendo alla fede della scienza. Ma se c'è pressione atmosferica pur in assenza di contenitore, allora qual è l'ipotesi più credibile secondo quanto sperimentato nel quotidiano? Il caos generatore e tutta la fisica immaginaria ad essa collegata, ordo ab ciao vi dice niente, sono la più grande opera di manipolazione della storia. L'universo è ordinato e questo non può essere frutto del caso. Quando esiste ordine c'è un intervento esterno, come col vostro cassetto, o ci passa quella santa della vostra compagna o rimane incasinato. Siete ancora capaci di vedere la differenza tra ordine e casino? Non casino. O in genere uscite con le calze spaiate e le mutande al posto della sciarpa? Anche perché se la sciarpa può servire a pulirsi le terga in caso di emergenza, le mutande al collo vi farebbero sembrare solo delle teste di... Già, fate attenzione, forse quello che vi hanno messo sul naso non è un palloncino, ma un goldone. E non è solo un problema di calzino spaiato, ma di marea di minchiate che insieme al caso millimetrico ci hanno e ci stanno propinando. La Nona Elica.
Ricordo che potete vedere tutti i video, anche quelli non accettati dal regime in carica, attraverso il fornitissimo indice alfabetico, cliccando su La Nona Elica Playlist e registrarsi alla piattaforma Brighton esattamente come vi siete registrati su YouTube. Tutti i link in tutte le descrizioni dei video. Grazie di aver ascoltato fino alla fine.